Eccoci. Ciao Elia, di nuovo. Ciao. E grazie ancora per la tua disponibilità a partecipare al progetto Transcendence e anche per la disponibilità di dare la tua testimonianza. E visto che il tempo è molto breve, andrei subito nella prima domanda, che te la leggo solo per chiarezza. Ok? Va bene. Allora, grazie. Potresti raccontarmi come la vita per un individuo transgender nel paese in cui vivi, in questo caso in Italia, e qual è l'opinione diffusa sulle questioni legate ad un corpo transgender in Italia? Ok, ringraziandovi di questo spazio prezioso di ascolto, partirei proprio dall'analizzare come ancora stiamo muovendo i primi passi in Italia, ma credo in generale nel mondo. Se pensiamo che il disturbo dell'identità di genere sia stato rimosso dal DSM per mano dell'American Psychiatric Association soltanto nel 2013. Appunto, stiamo avendo i primi passi in quella che è la cultura delle differenze, cioè quello spazio in cui coltivare la sapienza della- degli elementi, dell'infinità degli elementi, delle migliaia di sfaccettature che possono caratterizzare una persona. E in Italia la legge che si occupa, che regola quella che è la transizione, l'allineamento della identità di genere a quello che è il sesso biologico, è la legge 164 del 1982 e attribuisce al tribunale di residenza della persona che ne fa richiesta la scelta se poter allineare o meno appunto l'identità di genere al sesso biologico, quindi la rettifica dei documenti fondamentalmente e tutto l'iter della transizione. Eh, e solo nel 2015, grazie alle sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale, è stato fatto il passo in avanti nell'interpretare questa legge non più nell'ottica di dover imporre alla persona un intervento chirurgico ai genitali per poter rettificare appunto i documenti. Ad oggi, comunque per una persona trans non binaria, riuscire ad ottenere una rettifica dei documenti è estremamente difficile nel momento in cui non si voglia intraprendere una terapia ormonale sostitutiva. Terapia ormonale che può prendere avvio solo previo percorso psicologico che certifichi la disforia di genere. Terapia ormonale che nel momento in cui ha inizio richiede almeno 10-12 mesi di test di vita reale prima che un endocrinologo con la sua perizia e unito questo a tutto l'iter di certificazione di disforia, appunto, possa portare in tribunale per dare avvio a quello che è l'iter legale, che non sappiamo quando avrà fine. E nel frattempo la persona vive nella confusione di cominciare ad incarnare il genere a cui si sente di appartenere nel momento in cui intraprende la terapia ormonale e documenti che non si allineano con chi esprime, con chi rappresenta. E quindi poi ci si ritrova a dover dare spiegazioni a persone come allo sportello della posta, come ad un seggio elettorale, sul perché ci sia questa incongruenza. E quindi a tratti è estenuante. Posso immaginare, certamente. Grazie per la tua risposta molto, molto specifica. Passo alla prossima. Ehm, Cosa evoca in te la parola discriminazione? Come individuo non binario e transgender, ti sei mai sentito discriminato in contesti sociali abituali quali scuola, luoghi di lavoro, uffici pubblici, ospedali, ad esempio quando devi iscriverti ad un corso, candidarti per un lavoro, oppure quando entri in ambienti istituzionali? Potresti fornirmi degli esempi specifici? Eh, la parola discriminazione siamo abituati ad associarla anche in maniera forse non corretta al concetto di inequità, quando invece se risaliamo all'etimologia, discriminazione deriva da discrimen, a sua volta da discernere, quindi distinguere.
e fare differenze è alla base della giustizia. Il problema sorge nel momento in cui si fanno differenze quando invece il punto di partenza è lo stesso. Viviamo in un sistema in cui la privacy è molto esaltata, però diventa quasi una sconosciuta nel momento in cui bisogna accertare quello che è magari un percorso di transizione che è stato avviato da una persona in termini proprio farmacologici e lì, come dicevo prima, la persona si ritrova a dover dare delle spiegazioni mh, che la mettono a disagio, perché i reparti di un ospedale sono distinti tra maschio e femmina, le file ai seggi elettorali sono divisi tra maschio e femmina, quando si presentano i documenti vengono richieste spiegazioni sul perché ci sia un'incongruenza tra chi si rappresenta e i dati che sono riportati. Ci sono delle scelte che si è tenuti a fare nel quotidiano che rivelano il proprio genere d'appartenenza, la divisione dei bagni, e questo solo per fare dei piccoli esempi. È ovvio che distinguere e dividere è a tratti inevitabile, necessario, imprescindibile. Sarebbe forse troppa la confusione, però questi sono piccoli esempi che credo possano evidenziare quello che è il disagio che una persona trans può sperimentare nelle piccole cose. E quindi sì, sperimento tutto questo in prima persona, perché quando mi sono laureato recentemente, ad aprile del 2025, sebbene sia necessario un percorso psicologico che certifichi la disforia di genere per iniziare la terapia ormonale che al momento non ho intrapreso, beh, nel mio ateneo universitario, per attivare la carriera alias e quindi avere accesso all'elenco degli iscritti con il mio nome d'elezione piuttosto che quello di nascita, beh, non bastava una certificazione del genere. E io mi sono laureato come Martina e non come Elia. E agli occhi di tutti, per 3 anni sono stato una ragazza e non c'era spazio per poter dare ulteriori spiegazioni quando magari io ne avevo bisogno, o meglio, non sempre ce n'è stato. Ci sono, nel corso delle ultime elezioni, io ho scelto di non andare a votare perché mi creava disagio quell'incanalarmi tra una corsia o l'altra, incontrare determinate persone per le quali sarei stata di nuovo Martina. Ma così come ci sono persone che anche in condizioni di salute compromesse, gravemente compromesse, scelgono di non recarsi ad un pronto soccorso perché il personale del triage non è sufficientemente formato. E anche lì si sprecherebbero ulteriori spiegazioni, ulteriori energie, perché il messaggio non sono energie sprecate nel momento in cui il messaggio è diretto, ma quando la comunicazione non funziona, lì la persona stanca preferisce fare un passo indietro anche mettendo a rischio la propria incolumità. Vado avanti solo perché abbiamo veramente pochissimo tempo. Quindi passo alla prossima domanda. Nella tua vita sociale e professionale, quanto sei a tuo agio con il tuo essere transgender? Pensi sia importante che le persone attorno a te, ad esempio quelle con cui lavori, vivi o interagisci regolarmente, sappiano che sei transgender? Mi rifaccio ad una frase che ho sentito che ho ascoltato da una ragazza transgender poco tempo fa, che diceva: sono trans, non amo dirlo, ma ho il bisogno di comunicarlo. E mi ritrovo molto in queste parole, perché quando entro in contesti sociali, ehm, l'impatto varia molto in base alla fascia d'età, e a seconda del fatto che quelle persone mi abbiano conosciuto prima, dell'affermazione della mia identità o meno.
Per chi mi ha conosciuto prima, soprattutto se non sono persone estremamente giovani, coetanei, c'è molta difficoltà, quasi imbarazzo. Cosa diversa è con i più giovani e per mia fortuna in entrambi gli spazi sono sempre stato grosso modo accolto. Eh, Però c'è sempre quell'intervallo di tempo in cui una persona si rivolge a me, in cui mi sento come frizzato, bloccato, terrorizzato e mi interrogo in una frazione di secondo veramente se il pronome che utilizzerà sarà quello cui mi ritrovo oppure no, come declinerà quell'aggettivo, quale genere sceglierà. E questo ha delle grandi ricadute anche nel mio lavoro. Da laureato in scienze motorie, lavoro con le persone. Da appassionato di educazione motoria, lavoro con i bambini. Per i bambini più piccoli, e parlo della fascia d'età fino ai 5 anni, vale molto, funziona molto il primo impatto. Quindi se io mi presento come Elia, le altre persone si rivolgono a me utilizzando il maschile, gli adulti tipicamente, dal mio abbigliamento loro vanno con il maschile, e si rivolgono a me come maestro Elia e non hanno dubbi. Crescendo, affinando anche quelle che sono le loro capacità di ragionamento, di discriminazione, ascoltano molto di più la voce, osservano le mani, hanno anche più parametri di confronto perché hanno esplorato ancora di più il mondo adulto e il fatto che non esista solo non esistano solo mamma e papà, ma magari hanno più adulti di riferimento. E lì mi è capitato di entrare a scuola e prima di varcare la soglia della classe, dell'aula, la domanda che mi facevano era, ed è, sei maschio o sei femmina? E lì per me fornire una risposta e dare anche una spiegazione non sarebbe difficile, se non fosse per quello che ne può scaturire poi dopo. Perché io la prima volta che è arrivata la domanda era in un contesto in cui le maestre non erano minimamente preparate e io avevo paura nel dare una risposta sincera perché avevo paura di essere discriminato, quindi di essere allontanato, non per una scelta basata su quello che fossero le mie conoscenze, le mie competenze, quindi il contenuto che proponevo, ma per il semplice fatto della mia identità. E quindi ho vissuto mesi in cui, nonostante affermassi di essere un maschio e via, senza dare tante spiegazioni, la domanda continuava, si ripresentava, tutte le lezioni. Segno che i bambini hanno bisogno di semplicemente chiarezza, una chiarezza che io non potevo assecondare perché non mi era concesso lo spazio. Allora, nel tuo paese di origine qui in Italia, sei mai stato costretto a sottoporti ad interventi medici o psicologici pur di mantenere il tuo genere di nascita? Ti senti di condividere qualcosa in merito a questa esperienza? Allora, per mia fortuna, no, nel senso che se anche in famiglia magari non mi sono sentito immediatamente accolto, perlomeno sono stato subito accettato, quindi non c'è mai stata una risposta violenta di questo tipo. Sono ormai 5 anni che mediamente una volta a settimana eh, varco la soglia dello studio della mia psicoterapeuta. La prima volta, prima di entrare lì, io non avevo idea di cosa potesse accadere dentro quelle quattro mura. Sapevo solo che avevo un estremo bisogno, che era diventato proprio improrogabile, di comunicare, il che presuppone che qualcuno dall'altra parte ascolti. E il mio corpo lo stava facendo al mio posto. Da unità psicosomatiche quali siamo, io stavo somatizzando. In che modo? In un modo che ormai la letteratura scientifica evidenzia sia correlato assolutamente all'interno della disforia di genere. È un disturbo alimentare che nel mio caso si è declinato come anoressia nervosa, che non riuscivo a spiegarmi finché non sono arrivato in fondo, perché è un disturbo troppo aggressivo per le spiegazioni che trovavo, che cercavo, che mh, però non erano mai soddisfacenti.
che poi a posteriori invece ha avuto una sua collocazione perfetta nel puzzle, perché l'anoressia è la perdita di forme che caratterizzano la donna, la perdita del ciclo mestruale, simbolicamente assumere una forma del corpo anche proprio fallica. E, e quindi scavando con la mia psicoterapeuta, alla fine sono riuscito a capire che innanzitutto sudare, quindi l'attività fisica eccessiva, non era l'unico modo per piangere, ma potevo verbalizzare a parole. E quello che ho verbalizzato è che mi sento un maschio nel corpo di una femmina. Però se in merito la mia esperienza è estremamente positiva, so che non è per tutti così e soprattutto ehm, ci sono dei contrasti forti, perché è vero che un percorso psicoterapeutico, un percorso psicologico, la certificazione della disforia di genere, da un lato dà sicurezze, anche allo Stato, assicura l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, dall'altro però torna per una persona trans il fatto che la propria identità, per essere confermata, abbia la necessità di una ratifica che proviene dall'esterno. Allora, abbiamo un po' superato il tempo, ma io andrei avanti lo stesso, e casomai dopo nell'editing tagliamo Mhm. una risposta se lo riteniamo opportuno o accorciamo qualche domanda, qualche risposta. Ok. Quindi io vado anche nell'ultima, visto che entriamo nella tempistica del Zoom. Allora, passiamo all'ultima domanda e ti chiedo di poter tornare indietro nel tempo, durante la tua infanzia. Riesci a ricordare il momento in cui hai scoperto di avere una identità transgender? Vorresti lasciare un messaggio a coloro che stanno iniziando il proprio percorso di transizione di genere? Allora, io da piccolo ero estremamente spontaneo, vivevo letteralmente come mi piaceva. E quindi il mio universo era totalmente maschile, dai cartoni animati che guardavo agli sport che preferivo. E notavo che magari mi sentivo diverso rispetto alle altre bambine, rispetto a quello che facevano, però essendo stato sempre estremamente estroverso e socievole, io riuscivo a integrarmi senza problemi nei gruppi. E di fatto lo sguardo di un bambino è puro e si appanna nel momento in cui riceve lo sguardo dell'adulto per la prima volta. Cioè, il nostro comportamento ehm, si struttura a un certo momento dell'esistenza e poi da lì si rinforza. E l'apprendimento si basa su un meccanismo emotivo di frustrazione. Cioè, io non faccio qualcosa perché altrimenti sono meno amabile. A quel punto rischio di non poter sopravvivere. E quello che è successo a me è che attorno a quello che facevo, a come vivevo, gli sguardi degli adulti erano sguardi di allarme. Non ci sono mai stati gesti, parole eclatanti, negativi, violenti, però sono sempre dettagli che hanno fatto la differenza. E quindi di fronte a quello sguardo che non mi approvava, io ho messo in atto un meccanismo di difesa potentissimo, la negazione. Ho negato parti della mia realtà e l'ho perse per anni. Da lì la camera è diventata lilla, ho fatto danza classica, ho cercato di adattarmi in ogni modo, perché per me era diventata proprio una selezione darwiniana. E, il problema è stato che poi appunto il corpo ad un certo punto ha somatizzato, anche perché io per sopravvivere dovevo in qualche modo distrarmi e la distrazione era diventata la perfezione. Quindi qualsiasi cosa facessi doveva essere perfetta, dallo sport alla scuola soprattutto. E, perché essere perfetti era sinonimo di essere amabili. E, e quindi quando in terapia abbiamo scavato tutto quello che si era sedimentato per anni erano sfumature della perfezione. Finché sono arrivato in fondo e continuavo a sentirmi male. Non mi spiegavo appunto l'anoressia, eccetera, tutti i sintomi. Finché un giorno
scrollando sui social, ho incontrato proprio la storia di un ragazzo trans e lì ho capito che, sono innanzitutto entrato in risonanza emotiva, però ho capito che quel principe azzurro che per gioco mi chiedevano di descrivere, no? Quando ero piccolo, non ero altro che io. E quindi se dovessi dare un consiglio di qualsiasi tipo agli altri, ma forse in primis a me, perché il percorso è ancora lungo, è che una persona trans tipicamente vive di privazioni e, e quello che ti manca crea dei vuoti che in qualche modo vanno riempiti e si riempiono di dolore. Dolore che prima va sopportato e poi va elaborato. Quindi stare e attraversare. E richiede tante energie. E quindi serve anche tanto riposo, che non è facile concedersi, soprattutto se entri nei meccanismi della perfezione per essere amabile. Però se non si fa spazio, non si può accogliere il nuovo. E allora quel dolore spesso va urlato, ehm, perché credo fortemente che nessun intervento chirurgico, nessuna terapia ormonale possa colmare uno sguardo che è mancato.